amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Sono qui in compagnia di Fabio Di Gioia. Buongiorno. Stiamo girando dei video tutti dedicati alle potature e adesso è arrivato il momento del nespolo. Il nespolo che vedete qui alle nostre spalle è una grande pianta, questa è una pianta che ha circa 30 anni ed è scappata in alto, quindi sotto è rimasta completamente spoglia e sopra, e sopra si è riempita. Ecco, adesso ve la faccio vedere. Ma diciamo che adesso andremo a dare più che altro dei consigli sulla potatura, sì, perché qui non si può fare una vera e propria potatura, giusto? Certo, poi non è nemmeno periodo della potatura. Quando è il periodo, Fabio? Dopo la raccolta dei frutti, quindi verso maggio-giugno, quindi dopo si è raccolti i frutti. Perciò adesso assolutamente non va toccato. Non va toccato. Perché il nespolo è una pianta un po' al contrario, mi dicevi, esatto, giusto? Sì, è una pianta che fiorisce d'inverno e fruttifica all'inizio dell'estate. Quindi è una pianta sempreverde, quindi ha il ciclo di produzione, di fioritura e di fruttificazione, quindi invertito rispetto alle piante, diciamo, quindi quelle più conosciute. Diciamo che esistono due tipologie di nespolo. Quindi esiste il nespolo del Giappone, che è questo che vedete, l'Ereobothria japonica, che è sempreverde, ed esiste un altro tipo di nespolo che è tipico nostro, quindi proprio europeo, che è il nespolo europeo, il nespolo germanico, il Mespilus germanica, che invece questo ha la produzione dei frutti in autunno, quindi è chiaramente, quindi perde le foglie. Quindi è come le altre piante da frutto. Esatto. Questo invece è il nespolo del Giappone. Del Giappone. Questo perciò è un sempreverde. È sempreverde, sì. E qui vedo anche che ha già dei fiori, ma ho visto anche che sono anche un po' malconci, no? Sono anneriti perché evidentemente è stato il freddo, quindi il freddo danneggia i fiori e quindi provoca la cascola dei fiori e quindi questo poi mi si ripercuote sulla produzione. Quindi soffre un po' il freddo il nespolo? Sì, proprio perché ha una fioritura quindi invernale, quindi tra novembre e dicembre. Ok, la potatura che va fatta del nespolo è una potatura drastica? No, una potatura medio blanda, quindi si tratta più che altro di andare a intervenire tagliando, diciamo, quindi i rami dove ha prodotto, dove chiaramente poi dove produrrà, e quindi per poi riformare l'anno successivo, diciamo, una nuova vegetazione. Quindi bisogna andare a tagliare i rami che hanno prodotto. Sì, i grappoli, perché fa una produzione a grappoli. Quindi quelli vanno tutti tolti. Quelli vanno tolti. Poi questa pianta ovviamente va sicuramente abbassata, quindi va riportata giù. Cioè qui bisogna fare un grande intervento con tanto di motosega. Questi toglierli, perché questi non servono a nulla. Non hanno senso. In quel caso lì quindi bisogna togliere questo ramone grosso che va troppo in alto, quindi cercare di abbassarlo il più possibile. Qua bisognerebbe intervenire togliendo questo, quindi lasciando questi qua. Insomma, bisogna dargli tutta una nuova forma a questa pianta, bisogna fare degli interventi. Lì al centro c'è un ramo che va levato perché è anche un po' malandato, quindi cercare magari di lasciare quello più esterno e togliere quello interno e quello nel mezzo. Questo si può lasciare, ma basta togliere soltanto quello che va in alto. Più o meno, diciamo, quindi lo scopo è questo: abbassare il più possibile la pianta, quindi cercare di riportarla all'altezza, diciamo, quindi per poter raccogliere i frutti. Ok, comunque allora ripetiamo, la potatura del nespolo va fatta dopo la raccolta, quindi maggio-giugno. Maggio-giugno. E invece per l'altro tipo di nespolo, quello germanico? Quello germanico si interviene ora, sempre a metà febbraio. febbraio. Ok. Alessandro e Fabio Di Gioia e il nespolo che vedete qui sopra di noi vi salutano, vi invitano sempre a mettere un bel pollice all'insù e a condividere questi video. Ciao e alla prossima!